Salve curiosi, benvenuti o ben ritrovati. Mi trovo a registrare questo video fuori programma perché pochi giorni fa, come sapete, è stato rilasciato il trailer di uno dei film più attesi dell'anno, ovvero Il Gladiatore 2, per la regia di Ridley Scott. Devo confessarlo, non ho resistito e alla fine ho deciso anch'io di gettarmi nella mischia e parlare di questo trailer, che fin da subito ha generato numerose critiche, rivolte soprattutto all'inaccuratezza storica presente in alcune scene, e quindi questo trailer fondamentalmente sta già dividendo il pubblico. Premetto che in questo video non mi metterò ad analizzare ogni fotogramma alla ricerca di errori storici, anche perché se ne stanno già occupando tutti, esperti di storia antica compresi. Quello che in realtà mi interesserebbe fare è più che altro una riflessione su questo film in generale. E forse questo potrebbe essere il primo di una serie di video dedicati proprio ai film ambientati ai tempi di Roma antica. Anzi, fatemi sapere nei commenti se pensate che questa possa essere un'idea carina per rendere ancora più interessante e variegato questo canale. Onde evitare problemi con il copyright, eviterò di riprodurre il trailer all'interno del mio video, ma estrapolerò delle immagini in modo che possa commentarle insieme a voi. Per chi invece il trailer non l'ha ancora visto, lo lascio nella descrizione di questo video, in modo che, prima di continuare con questa analisi, possa vederlo in tutta calma. Allora, sulla trama sappiamo poco e niente, ma quello che abbiamo capito tutti è che il protagonista della storia è Lucio Vero, ovvero il nipote del ex imperatore Commodo, che sappiamo tutti è stato ucciso molto male da Massimo X Meridio. Lucio Vero, interpretato dall'attore Paul Mescal, diventa un gladiatore. Un nobile, insomma una persona di origini patrizie, si ritrova a fare il gladiatore. Sicuramente ci spiegheranno come mai. Poi abbiamo l'altro protagonista, il generale Acacio, interpretato da Pedro Pascal, un bravissimo attore che a me piace tanto, e che sembra propendere dalla parte degli imperatori di turno, ovvero Geta e Caracalla, che, devo dire, sono abbastanza sopra le righe, sembrano veramente due pazzi maniaci. E se questo è effettivamente l'imperatore Geta, come mi pare di aver letto leggendo alcuni articoli, capisco perché più avanti Caracalla lo farà fuori. E poi abbiamo un ottimo Denzel Washington che interpreta un uomo di nome Macrino, che sembrerebbe essere un commerciante di schiavi, ma che ha agganci con i senatori e che in teoria porta il nome di quello che sarà il successore di Caracalla. E poi sappiamo che Lucio Vero e il generale Acacio se le daranno di santa ragione nell'arena, però più di questo non si evince dal trailer, ci sono degli intrighi di potere che sicuramente ci saranno spiegati. E adesso vediamo perché questo trailer ha quasi immediatamente scatenato un polverone di critiche riguardo l'inaccuratezza storica che si vede in alcune scene. Come ho già detto, non mi metterò a fare un'analisi di tutti gli errori storici che si vedono in questo trailer, perciò non menzionerò il fatto che si vede una Roma geograficamente inverosimile, piena di statue bianche, quando dovrebbero essere policrome, quindi colorate. Non mi domanderò il perché durante una naumachia rappresentata nell'anfiteatro Flavio si vedono degli squali, quando forse la presenza di coccodrilli sarebbe stata invece più verosimile. Non mi metterò a commentare le armature dei soldati e dei gladiatori, che sembrano veramente un mix di elementi di tutti i tipi. Piuttosto vorrei dire che capisco benissimo coloro che rimangono un po' scottati dal fatto che in una produzione così importante continuano a emergere, diciamo, questi errori. Ma ragazzi, parliamoci chiaro, quale accuratezza storica vi aspettate di trovare in una pellicola dove si vede un tizio che cavalca un rinoceronte all'interno del Colosseo? Capite bene che è uno sforzo inutile. Poi, se qualcuno in antichità ci ha provato veramente, noi non lo sapremo mai. Quel che è certo è che non deve aver fatto una bella fine. È innegabile che Ridley Scott sia un bravissimo regista e che nel corso del tempo ci abbia regalato bellissimi film e soprattutto tanti film storici, tanto belli quanto poco accurati da un punto di vista storico. È palese che a lui questo aspetto non interessa perché lui racconta
delle versioni romanzate della storia o di alcuni personaggi e di alcuni eventi storici. Anche nel primo Gladiatore, l'abbiamo visto, Commodo uccide Marco Aurelio quando sembra che lui in realtà sia morto per colpa della peste antonina. Lo abbiamo visto anche di recente con Napoleon che insomma, storicamente parlando, fa parecchio discutere. La verità è che questi sono film che vanno presi più alla leggera. Ad esempio, io neanche me la prendo più per il fatto che si continui a rappresentare il classico pollice verso, quando ormai ci sono abbastanza elementi che contraddicono fortemente questa gestualità. Però ripeto, capisco benissimo il dispiacere, perché è un peccato che non ci si avvalga più spesso di consulenti storici. E poi c'è anche la questione di Denzel Washington che interpreterebbe Macrino, ovvero il prossimo imperatore dopo Caracalla. E chiaramente questa cosa di un imperatore di colore ha fatto storcere il naso a molti. Ma sulla questione personalmente mi taccio perché per i motivi che vi ho detto prima ci passo sopra tranquillamente e mi godo la bravura di Denzel Washington sullo schermo. Tra l'altro devo fargli i miei complimenti perché a 69 anni sembra un pischello. E sì, sono d'accordo con voi anche sulla musica che hanno scelto per gli ultimi secondi del trailer, che rende il tutto una cafonata. Che ci possiamo fare? Piuttosto personalmente a me dispiace che si continui a rappresentare la Roma antica sempre e quasi esclusivamente in certi contesti storici, mentre altri non vengono quasi mai approfonditi. Per esempio io sarei molto curioso di vedere un film ambientato verso la fine dell'Impero Romano, un film che ci mostra la sua decadenza e quindi anche un film più profondo, magari, che tocca delle tematiche diverse. E soprattutto mi dispiace che non sia il nostro cinema, il cinema italiano, a investire più spesso su film di tipo storico e rendere quindi maggior giustizia alla storia del nostro paese. In conclusione, cosa penso del Gladiatore 2? Penso che sarà un film godibile, spettacolare da vedere, pieno di cliché e falsi storici e con un'eccessiva dose di epicità, ma non per questo non andrò a vederlo. Vi invito a iscrivervi al canale di Superba Urbe se vi piacciono i contenuti che porto e se non l'avete ancora fatto, e ad attivare anche la campanella degli avvisi naturalmente. Ci vediamo quanto prima con un prossimo video e vi lascio con un po' di hype, riguarderà la guerra tra Roma e Veio. Un saluto a tutti, a presto!